Nella nostra epoca milioni di persone, miliardi di persone sono affiliate alle varie religioni istituzionali. Milioni di cristiani, milioni di musulmani, milioni di indù, sikh, buddisti. Ecco, ma quanti veramente sono degli autentici praticanti della propria religione? I principi sono validi. Le teorie hanno sfidato la prova del tempo, ma quanta pratica c'è? Per poter realizzare veramente i principi che animano tutte le grandi religioni, ci vuole un'elevazione spirituale. Trasformare la semplice teoria in pratica. Quando andiamo nei templi delle varie religioni, siamo animati da ottimi principi, però la gente di solito confina Dio nel tempio che frequenta. Quando esce dal tempio se ne dimentica e rientra nel grande samsara, nella confusione della vita di ogni giorno, in cui in definitiva Dio è il grande dimenticato. Una volta un giovane chiese al maestro: maestro, che cos'è la spiritualità? Rispose il maestro: la vera spiritualità è qualcosa che ti trasforma, è in grado di cambiare la tua esistenza. Disse questo giovane: ma vedo tanta gente che va al tempio, che è stata introdotta alla propria religione, ma non vedo nessun cambiamento. Anzi, mi sembra addirittura che la società stia peggiorando. Disse il maestro: sì, perché tutti questi praticanti hanno un grande limite. Adorano i santi del passato, ma sono privi di una guida spirituale vivente, che dica loro come mettere in pratica i principi teorici delle varie religioni. Così il mondo va alla deriva perché ci sono tonnellate di teorie, ma pochi grammi di pratica. Diceva il grande maestro Kirpan-Singh: vale più un grammo di pratica di tonnellate di teorie, affermava appunto.
Il giorno d'oggi invece vediamo tutto il contrario. In tutti i campi della vita umana si fanno meravigliosi discorsi, grandi affermazioni teoriche, ma poi non vengono messe in pratica, sono solo promesse vane, propositi mai attuati. E allora la società non solo non cambia, ma sembra precipitare addirittura in un burrone senza fondo. Conflitti di ogni genere, fra i singoli uomini, fra le famiglie, all'interno delle famiglie stesse. Gli stati che non trovano veri punti in comune. Un mondo che si sta veramente sgretolando, perché l'unica salvezza qual è? È proprio la spiritualità. Quando il Maestro ci insegna come praticare qualche cosa che possa davvero cambiarci. Dobbiamo vedere coi nostri occhi, ascoltare coi nostri stessi orecchi il potere divino onnipervadente. Allora la nostra vita cambia. Cambiando la nostra vita possiamo migliorare anche quella di coloro che ci circondano. San Paolo diceva, la carità comincia a casa propria. La caritas, che vuol dire amore. Se non siamo in grado di portare amore, pace, armonia dentro la nostra stessa famiglia, come possiamo poi portarla in giro? Dobbiamo innanzitutto trasformare noi stessi e cambiamo veramente quando la luce di Dio, penetrando attraverso l'occhio del nostro spirito, ci illumina completamente, come diceva il Cristo. Allora la luce sarà la nostra guida. La parola divina è una vibrazione che ci richiama verso casa, ma per seguirla dobbiamo aprire l'orecchio del nostro spirito. Allora saremo attratti inevitabilmente lungo la via maestra. Una volta c'era un ricco mercante, era freddo, e vide passare un monaco che aveva un abito molto leggero, quasi svestito si potrebbe dire. Allora lo fermò e gli disse, ma è un inverno freddo, ed io ho tutti i mezzi possibili, sono vestito con abiti pesanti, adatti a questa stagione. Con le mie ricchezze ho potuto comprare tutto questo.
Tu sei un monaco, vivi da povero, non hai neanche un abito adatto a questa stagione, disse il monaco. Sì, però io ho il fuoco divino che mi scalda interiormente, non ho bisogno di abiti pesanti. Con questo fuoco non sento alcun freddo, disse il mercante. Ma sei pronta a dare una dimostrazione di tutto questo? Disse il monaco. Sì, io sono pronto a scommettere che sono in grado di passare una intera notte all'aperto senza bisogno di alcun fuoco. Bene, disse il mercante, facciamo una scommessa del genere. Se tu la vincerai, riceverai 100 monete d'argento. Se invece non riuscirai nella tua impresa, dovrai cucinare una minestra calda per tutti i miei amici. Va bene, disse il monaco. Ecco, giunta la notte della scommessa, il monaco si sedette all'aperto, e al lume di una candela leggeva le scritture. Passò così tutta la notte senza provare apparentemente nessun freddo. E quel mattino il mercante andò da lui, disse: ti ho osservato durante la notte. Sì, sei stato seduto all'aperto, però hai perso la scommessa. Come hai perso la scommessa? Sì, perché avevi detto che non avresti avuto con te nessun fuoco acceso, ma invece c'era la fiamma della candela che ti scaldava. Per cui hai perso la scommessa. Ecco che il monaco preparò una grande pentola per cucinare una minestra per tutti gli amici del mercante. Gli amici si erano radunati pronti ad assaggiare questa minestra saporita, con tutte le verdure pronte per essere cotte. Ecco che la pentola era sul fuoco, sul focolare. Ma cosa fece il monaco? Prese una candela, l'accese e la mise sotto la pentola. Disse: quando la pentola bollirà e la minestra sarà pronta, sarete serviti. Naturalmente la fiamma della candela non era in grado di riscaldare l'acqua e di cuocere la minestra.
Così dobbiamo avere dentro di noi la fiamma ardente dello Spirito Divino, la fiamma ardente dell'amore per Dio. Allora quella ci riscalderà in qualunque momento. Potremo attraversare senza timore tutte le vicissitudini che non mancano nella vita quotidiana. Questa fiamma divina ci riscalderà sempre. Raccontava il maestro Kirpal Singh che una volta era stato dal suo maestro. Era un inverno freddo anche per il nord dell'India. Ecco che salì sul treno per tornare a casa, ma non sentiva freddo. C'era un altro passeggero, lo vide e gli disse: prendete questa coperta che vi riscalderà. Il maestro provò a mettere questa coperta, ma improvvisamente sentì freddo. Dice: tenete la vostra coperta, non ne ho bisogno. Era riscaldato dall'amore del suo maestro. Così questo amore divino, questo amore del maestro ci riscalda nella vita di tutti i giorni. È un amore interiore che non ha bisogno di nessuna fiamma fisica. Questo amore divino si sviluppa quando siamo in grado di vedere la sua luce e di ascoltare la sua melodia divina, che bruciano, brillano e risuonano dentro di noi. E allora veramente questi due compagni di viaggio ci sono accanto in tutte le circostanze dell'esistenza. Quando c'è la buona sorte, che tutte le cose vanno bene, allora ringraziamo Dio, ringraziamo il Maestro. Quando c'è qualche difficoltà, ugualmente, ringraziamo Dio, ringraziamo il Maestro. Allora le difficoltà si allontaneranno molto rapidamente. E la nostra vita scorrerà in pace, gioia, armonia, amore. Verso tutti quelli che ci circondano. Saremo in grado di amare anche i nostri nemici, come raccomandava appunto il Cristo. Così il mondo cambierà quando cambieranno gli uomini.
Il mondo è fatto di singoli individui.